In questo video stiamo testando il Behringer B5 che è appena fuori dalla mia inquadratura per capire se è un microfono adatto per fare video podcast, fare podcast, eccetera. Ok? Iniziamo. In questo momento stiamo testando il Behringer B5. Allora, io ho sempre un problema sulla pronuncia di questo nome Behringer, perché Beringer, ho cercato su Google e la pronuncia esatta che mi dà il traduttore automatico è Behringer, una cosa del genere. Insomma, mi rifiuto di dire così, quindi dirò Behringer. Ok, mi scuso con tutti i tedeschi o tutti quelli che conoscono la pronuncia esatta, ma io continuerò a pronunciarlo così. Behringer B5 è un microfono Small Pencil Condenser Microphone, ovvero un microfono a condensatore con capsula piccola che ha tutta una serie di vantaggi e lo sto testando adesso qui fuori dall'inquadratura proprio al posto del mio Octava MK1202. 01. Allora, il Behringer B5 arriva in una valigetta, non so se hai visto già il video di unboxing, nel caso guardalo, arriva in questa comoda valigetta, certo è plastica, ok? Dentro questa valigetta, al di là del gancetto per sospenderlo all'asta, c'è una spugna che io in questo momento non sto usando perché avendo il microfono fuori dall'asse, fuori inquadratura, eccetera, non è necessario aggiungere la spugna che in ogni caso va un po' a colorare il suono. Quello che esce anche dalla confezione che è interessante è questa, ovvero, provo a toglierla dalla bustina, una seconda capsula, perché questo microfono, pur costando veramente poco, perché parliamo di una settantina d'euro più o meno, ti offre una doppia capsula. Ok, la capsula è questa aggeggino, non so se lo vedi, ok, forse è meglio così, qui. Questo aggeggino piccolo. Questa capsula nello specifico è omnidirezionale e io questa capsula non la userò mai perché la capsula omnidirezionale, vero, mai dire mai, però per la ripresa di cori o comunque field recording, non lo so, cose diverse rispetto a quelle che faccio io normalmente, che sono queste, come sai, quindi non credo di usarla, però è comodo avere una seconda capsula laddove dovesse servirti, ce l'hai. Ok. Allora, il microfono è un po' particolare perché è un microfono, abbiamo detto, a condensatore con membrana o capsula piccola, il che è una cosa meravigliosa. Io amo questi microfoni. Hanno un po' di self-noise in più rispetto ai microfoni a condensatore normali, ma nulla di che, assolutamente gestibile. Questo qui nello specifico ha il pattern polare cardioide. Cardioide significa che prende tanto di quello che arriva davanti, poco di quello che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Il che è molto positivo perché, come sai, subito dopo il mio microfono c'è questa luce gigante di 1,20 m di diametro con delle ventole all'interno, perché è una luce molto grande, quindi avere un microfono che riesce a isolare dal rumore che gli arriva da dietro è sicuramente molto importante. Questo microfono sul suo corpo ha un selettore a 3 fasi. Uno neutro, quello che stai ascoltando adesso, il suono non è assolutamente equalizzato in nessun modo. C'ha un attenuatore a meno 10 dB, questo se stai riprendendo una fonte sonora molto forte, quindi sicuramente non la voce ma uno strumento molto forte. E poi c'ha un low cut. Un low cut che serve a tagliare tutte quelle frequenze bassissime nelle quali si possono annidare interferenze, rumori di fondo, rumori di massa, eccetera. Ok, in questo momento però lo stai sentendo flat, così com'è, perché non mi fanno impazzire queste regolazioni. Poi tra l'altro, perché sceglierne una sola delle due? Di solito i microfoni hanno uno switch per il low cut e uno switch per l'attenuazione. Qui è un solo switch, quindi o l'uno o l'altro. Questo, non lo so, è una scelta abbastanza strana. A me non fa nessuna differenza perché tanto comunque non li uso. Quindi non mi importa se sono uno, sono due, sono tre, sono 1000. Non mi importa, gli switch non li uso. Ok. Per quello che devo fare io, non in assoluto. È un microfono solido, dalla costruzione solida e resistente, un microfono interessante e leggermente più grande rispetto al mio Octava MK1201, ok, questa volta l'ho detto bene, e ti dico la verità, quello che sto sentendo mi piace.
Il microfono sta entrando pulito dentro il Tascam Mixcast 4 con un gain di 28. Il mio Octava ha il gain a 32. Ok, quindi questo spinge un pochino in più. E sto registrando direttamente sul Mixcast 4, dopodiché importerò nel programma di editing video e probabilmente l'unica cosa che farò è portare a meno 14 LUFS il tutto per fartelo ascoltare meglio, però non c'è altro. Ok, io sto usando le cuffie, in questo momento sto usando, se stai guardando i miei video sai che queste sono diventate le mie nuove cuffie preferite, sono le Audio-Technica ATH-M50X. Spero di averlo detto bene perché ATH50MX, no, ATHM50X non è proprio facile da ricordare. Ok, sarà che sto diventando anziano, però. Ok, allora, devo dirti una cosa, questo microfono mi ha sorpreso. Allora, io non amo tantissimo i prodotti Behringer. Vabbè, quelli là. Nonostante ne ho provati tanti, ho provato l'UV1 che poi ho venduto, ho provato il B2, me l'hanno prestato, non era mio, ho provato... Aspetta, ne ho provati veramente tanti di prodotti Behringer in generale. E devo dirti che tranne rari casi... Ah, ecco, c'è il mitico XM8005 della Behringer che per esempio è un microfono fantastico, stupendo, incredibile, per 20 euro o meno. È un microfono pazzesco da avere. Se non sai di cosa sto parlando, cerca nel mio canale perché ci sono diversi video sul Behringer XM8005. Quindi, tranne quello, altri microfoni, altri prodotti non mi hanno mai entusiasmato. Ora, prima di fare questo video sul B5, l'ho testato, ovviamente, e devo dirti che questo microfono mi piace tanto. Mi piace tanto perché senti com'è scuro? Senti la parte bassa della voce, come si sente. Allora, non è sicuramente super definito, come l'Octava MK01201. Quello lì è un microfono scuro, ma molto definito. I bassi sono ben definiti, i medi stanno al posto giusto, gli alti non sono eccessivi e così via. Questo microfono qui, invece, ha i bassi, si sentono, ok, ma non sono super netti, super dettagliati, super precisi. Gli alti non danno fastidio, forse sono i medi a essere un po' noiosi su questo microfono. Non lo so, almeno questa è la mia sensazione, poi l'audio è molto soggettivo da questo punto di vista, in base anche al tuo ascolto, al tuo gusto personale, quindi fammi sapere magari nei commenti qui sotto che cosa ne pensi. Devo dirti, nel complesso è un microfono che costa 75 euro. Ti metto il link su Amazon perché il prezzo varia tantissimo spesso, poi spesso questi prodotti sono in super offerta, quindi magari se lo prendi a un prezzo veramente buono, ti consiglio di prenderlo, di tenerlo da parte, perché questi microfoni qui, in realtà io lo sto usando sulla voce, ma nascono come microfoni per riprendere cori, piatti della batteria, per riprendere un po' di tutto, cioè con questi qua in teoria ci fai tutto. Quindi questo tipo di microfono, ovvero microfoni a condensatore con diaframma o membrana piccola, dal mio punto di vista vanno sempre tenuti perché ti risolvono qualsiasi tipo di problema, ok? Perché puoi riprenderci di tutto. Inoltre sono a condensatore, quindi non hai problemi di gain, non hai, perché funzionano con la 48 volt ovviamente, quindi vanno bene su qualunque scheda audio, ok? Io penso di averti raccontato questo microfono, ma più che altro a me fa piacere quando tu lo ascolti, perché al di là del mio gusto personale, chi se ne frega di quello che penso io, l'importante è che tu lo ascolti con la mia voce in questo ambiente acusticamente trattato ma non alla perfezione, e ti fai la tua idea di come suona questo microfono. Tra l'altro puoi comparare questo microfono con i video precedenti dove c'è l'Octava per capire più o meno come suona, ma per venirti incontro, perché sono una persona gentile, farò proprio un video di test tra questo microfono qui e l'Octava MK01201. Ti faccio proprio un test con i due microfoni in modo che tu possa sentire in quel momento la differenza tra due microfoni, che ovviamente c'è, non ti faccio nessuno spoiler perché anche tu lo sai che c'è, però insomma questo costa 70 euro, l'Octava quasi 300, quindi ok, diciamo c'è una bella differenza di costo, ma ovviamente anche di prestazioni in termini sonori. Va bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video. Qualsiasi tipo di domanda su questo microfono o sulla tipologia di microfoni, commenta il video e io ovviamente ti rispondo nel più breve tempo possibile, ok? Io ti ringrazio e ci vediamo settimana prossima. Ciao!